tutti, io sono Yamili e in questo video tratterò 10 curiosità su Re:Zero. Sigla! È possibile che ci sia degli spoiler, perciò se non avete ancora visto Re:Zero andate a vederlo e poi tornate qua. Ma iniziamo subito con la domanda del giorno: qual è il vostro personaggio preferito di Re:Zero? La mia è Emilia. E ora iniziamo con le curiosità. 1. A causa della difficoltà che ha attraversato dopo il risveglio, Emilia ha iniziato a odiare il proprio aspetto e in una certa misura avrebbe inconsciamente evitato gli specchi. Così Puck, notando il suo profondo trauma mentale, avrebbe rimosso qualsiasi cosa riflettesse dalla sua vicinanza e avrebbe stipulato come parte del loro contratto. 2. In astronomia, Subaru è il nome giapponese della costellazione delle Pleiadi, di cui 7 stelle della costellazione prendono il nome delle 7 sorelle, le figlie di Atlante e Pleione, nella mitologia classica. 3. Dato che il suo nome era legato a una costellazione, Subaru aveva un amore e un'ossessione per loro, avendo così una vasta conoscenza delle stelle della Terra. Fu attraverso questa conoscenza che fu in grado di risolvere il primo processo della torre di guardia delle Pleiadi e dedurre che le stelle di cui prendeva il nome gli arcivescovi del peccato corrispondessero a loro capacità. Betelgeuse, mano d'Orione, Sirio, brillante, Regulus, Light King e Capella, Little Goat, rispettivamente. 4. L'illustratore della serie Shinichiro Otsuka considerava Emilia il personaggio più difficile da disegnare. Il motivo per cui ha lottato di più col design di Emilia è stata la causa della pressione esercitata su di lui, considerando che era l'eroina principale della serie. Gli ci voleva diversi giorni per produrre un disegno per Emilia. 5. Normalmente Rem gestisce l'80% del carico di lavoro della villa da sola. Subaru solitamente accompagna con Ram, occupandosi del resto. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e, se non lo siete già, iscrivervi al mio canale per prossimi video e curiosità su anime, manga e altro ancora. Ma andiamo avanti. 6. Beatrice ha affermato che sia il suo fisico che i suoi vestiti sono modellati con la manna, che ha totalmente libertà di cambiare vestiti e rimodellarli. 7. L'autore ha affermato che Echidna ha scelto l'abito di Beatrice. Questo è il fatto per cui continua a indossare gli stessi vestiti che piacevano a sua madre da allora. 8. Più volte durante la storia Puck può essere osservato usare parole giapponesi e persino parole inglesi. Circa 3 anni dopo la sua creazione, durante l'era delle streghe 4 secoli fa, Puck era già stato osservato usare parole giapponesi e inglesi, qualcosa che nessun altro personaggio a parte Subaru e Albatorano ha mai fatto. 9. Durante il suo periodo come macellaio, Nagatsuki Taipei, autore di Re:Zero, aspirava a diventare uno scrittore a tempo pieno, ma voleva continuare a lavorare nella sua macelleria fino a quel momento, in modo da poter continuare a trovare idee, pianificando spesso il proseguire della storia durante la rozzone della carne. Ora capiamo perché Subaru finisce in modo terrificante ogni volta. Con poi quella Elsa, o come che si chiama già, che vuole aprirgli il ventre. Sì,
Tutto chiaro adesso, vero? Ma finiamo con la 10, i compleanni. Emilia 23 settembre, Subaru 1 aprile e Rem Ran 2 febbraio. Ho scelto solo i protagonisti principali per questo piccolo video. Se vi è piaciuto il video, come al solito, condividetelo e alla prossima, bye bye!